Mi trovo a bordo della Hyundai Ioniq 5, un'auto super tecnologica, ma l'avrete già visto dai nostri video precedenti insieme a lei. Però come di consueto è il caso di portarvi in un focus, infotainment e tecnologia di bordo di questa vettura, quindi scopriamolo subito. Prima di iniziare con questo focus infotainment scopriamone un po' il layout. Allora abbiamo due schermi, 12,3 e 12,3 pollici, entrambi di diagonale. Se non fosse per questa grande cornice che integra anche, questo presumo sia uno speaker, diciamo sarebbe un tutt'uno, però comunque il layout, in questo momento il tema degli schermi è in bianco e quindi non ci dà troppo fastidio. Magari un layout nero con dei bordi neri e un tema nero sarebbe stato un pochino più elegante, ma comunque dona anche questo un po' più di aria all'interno di questo gigantesco abitacolo. Subito sotto lo schermo abbiamo le bocchette, ancora più sotto abbiamo i controlli touch del clima, quindi con il clima per andarlo un po' a andare a ventilare l'abitacolo della vettura, il clima che è trizona, abbiamo anche i sedili riscaldati anteriori e posteriori, regolabili elettricamente. Qui in basso una serie di pulsanti, la rotella per abbassare o spegnere del tutto il volume, l'accesso alla mappa, il navigatore, i media, un pulsante per personalizzare il tutto, una levetta per andare avanti e indietro con le stazioni radio, il pulsante dedicato alla telecamera e anche il pulsante per spegnere e accendere i sensori di parcheggio. In basso EV Start Stop, quindi per accendere o spegnere la vettura. Qui abbiamo, come vedete con il touch, le informazioni relative agli mini LCD dedicati al clima, e invece sul volante abbiamo diversi pulsanti, ma li scopriremo dopo. Piattaforma ovviamente dedicata ai classici controlli di ogni vettura, qui i pulsanti per il controllo di trazione, regolazione dell'altezza di fari anabbaglianti, il pulsante per aprire e chiudere il portellone elettricamente, l'auto hold, il freno di stazionamento elettrico e lì davanti, vediamo se riesco a zoomarvi, sì, qui in basso abbiamo anche la levetta per aprire il frunk, quindi il piccolo portabagagli anteriore. Abbiamo tra l'altro anche, come vedete, l'head-up display, ma è arrivato appunto il momento di scoprire la sua tecnologia di bordo. Tecnologia di bordo completissima che integra non solamente intrattenimento e sicurezza, ma anche un sistema di comfort chiamato V2L, Vehicle to Load, quindi tramite la presa di ricarica di questa vettura possiamo non solo ricaricare le batterie, quindi monodirezionale, ma bidirezionale, infatti l'energia può essere trasmessa fino a 3,6 kW dalla macchina ad un device, quindi magari possiamo alimentare un piccolo frigobar, un impianto audio portatile per fare una festa in spiaggia o in un parco, in un piazzale con gli amici, insomma possiamo fare quello che vogliamo, ma tolta questa premessa passiamo a quello che è l'infotainment della vettura. Pagina principale, home page, abbiamo un layout con in alto la localizzazione di dove siamo attualmente, il meteo tramite le informazioni connesse, qui sulla sinistra la data, anche l'orario, DAB FM con il nome della stazione radio, qui abbiamo una fascia che ci mostra appunto che siamo sintonizzati su, dovrebbe essere questa dedicata al volume, presumo, non lo so, una simulazione, la silhouette di una vettura che non è esattamente quella della Ioniq 5 ma comunque un po' ricorda, con il livello batteria, l'autonomia e in breve la mappa di dove ci troviamo, e la mappa è proprio quella, perché noi vicino abbiamo una rotonda, un piccolo parco sulla destra, insomma è tutto quanto collegato, tutto quanto in una sola schermata ci dà le informazioni principali che potrebbero interessarci veramente ottimale. Andiamo sulla seconda finestra, ci mostra il layout completo del menu, se vogliamo. In alto a sinistra abbiamo le impostazioni del profilo con il conducente per cambiare utente e qui uscirà quindi una foto, in buona sostanza. Abbiamo nome, immagine del profilo, collega l'account Blue Link o elimina l'account. Possiamo anche andare a cercare delle parole chiave, per esempio con un menu. Come vedete questi infotainment sono sempre più completi e rendono sempre più inutili i nostri video, purtroppo, qui su WeDrive. Ma torniamo indietro, abbiamo un pulsante che ci porta alla home page, un pulsante con delle shortcut per spegnere lo schermo, lo riaccendiamo, ma non solo, andare a modificare le icone principali o raggiungere appunto un manuale. Poi abbiamo anche orario, data e anche qui le informazioni connesse in live, ma le pagine per l'infotainment sono due. Andiamo in EV, quindi Electric Vehicle, con le informazioni relative proprio a quello. Qui ci mostra la prossima presa di ricarica più vicina, è a 310 metri da qui. Abbiamo appunto il pulsante per andare ad attivare il Vehicle to Load, possiamo impostare l'orario di partenza, quindi per una ricarica programmata. Qui abbiamo anche le informazioni relative appunto alla ricarica programmata e anche alla climatizzazione programmata, la preclimatizzazione dell'abitacolo, se magari l'auto è parcheggiata fuori in garage e la mattina fa così tanto caldo, così tanto freddo che al nostro arrivo all'interno della vettura vogliamo già raggiungerla vogliamo raggiungere la vettura con una temperatura già raggiunta, calda o fresca che sia. Le impostazioni.
Abbiamo il limite di ricarica per ricarica batteria a corrente continua o alternata, il limite è al 100%, ma possiamo impostarlo anche più in basso, anzi è consigliato per andare un po' ad avere sempre un livello ottimale, tra virgolette, di salute della batteria. Corrente di carica, per quella a corrente alternata possiamo mettere la massima, ridotto o minima, ovviamente con un dilungarsi dei tempi. Attiva modalità utility, quindi la batteria ad alta tensione viene usata per alimentare gli apparecchi elettrici collegati al veicolo, quindi qui c'è tutta una spiegazione per utilizzare tutto ciò. Recupero intelligente con una decelerazione media, rapida o lenta, possiamo anche modificarlo con i pedal, dopo ve li mostro. Il blocco del connettore di carica sempre o durante la carica, quindi quando la macchina viene caricata non si può andare a scollegare il connettore. Torniamo indietro. Quindi queste erano le impostazioni relative alla carica. Qui abbiamo un piccolo pulsante che ci porta direttamente alle colonnine più vicine, ma torniamo nella finestra EV. Abbiamo uno split screen, quindi qui sulla destra ci mostra una piccola pagina dedicata al navigatore e qui aria condizionata off, autonomia e percorrenza. Torniamo indietro. Mappa. Qui c'è la mappa appunto di questo navigatore. Risponde piuttosto bene, abbiamo una funzionalità pinch to zoom, c'è un beep che a breve toglierò, ve lo dico già, ma che potrebbe tornarvi utile nel momento in cui appunto quest'auto non ha un sistema force touch o di feedback aptico e quindi avere un beep ci aiuta a capire mentre guidiamo, ma io ve lo sconsiglio, fatelo sempre a macchina ferma, capire se effettivamente abbiamo cliccato da qualche parte. Appunto risponde bene, abbiamo il zoom con più e meno, la scala automatica che possiamo andare ad impostare anche come manuale. La guida vocale verrà riprodotta con Ok, questo volume. è chiaro. Abbiamo la visualizzazione della mappa con una visuale zenitale con il nord fissato in alto, con la direzione della vettura fissata in alto, oppure una visuale a volo d'uccello, quindi tra virgolette in 3D. Qui spostandoci con questo pulsante possiamo andare a ricentrare sulla nostra posizione. Se ci spostiamo invece, mettiamo per esempio via Ugo Foscolo, possiamo impostarla come destinazione oppure aggiungerla come tappa, salvare se magari è casa nostra un punto di interesse o un punto di lavoro, il nostro posto di lavoro, o andare ad aprire le categorie dei punti di interesse, che sono tantissime, non ve le sto ad elencare a leggere perché potete tranquillamente mettere pausa e leggerle da voi, ma torniamo indietro, ricentriamolo, andiamo su menu, abbiamo le informazioni del percorso, le informazioni nell'area circostante con i punti di interesse nelle vicinanze, gamma veicoli elettrici, quindi ci mostra dove possiamo arrivare con l'attuale ricarica, quindi nel raggio intorno a questa vettura possiamo arrivarci. È molto interessante come informazione, possiamo salvare il punto in cui ci troviamo, attivare o disattivare le informazioni sul traffico, come con Google Maps, se è verde vuol dire che la circolazione è agevolata, poi diventa giallo o rosso in caso ci sia più traffico o blocchi stradali, e anche una shortcut per spegnere lo schermo. Sulla lente di ingrandimento con una pressione possiamo andare ad aprire attraverso la stessa un tastierino alfanumerico, premere su ok per andare un po' a raggiungere quella destinazione attivando la navigazione, mentre sulla destra con un menu che va un po' a collassare o viceversa ad espandersi, abbiamo le destinazioni precedentemente raggiunte e anche casa e ufficio. Con una pressione possiamo andarla a cercare e impostare come casa o come luogo di lavoro. Andiamo nella home. Quella era la mappa, questa è la navigazione, che in più cosa ci offre? Ci offre le impostazioni, sullo schermo ci viene mostrato la velocità del veicolo, le informazioni sul traffico, il colore per i problemi di traffico come vi ho detto e i punti di interesse nelle vicinanze. In guida abbiamo le indicazioni dettagliate, come vedete sui dettagli del percorso e sui limiti di velocità sono assolutamente attivate, le opzioni del percorso, che è il più veloce o il più economico, che non sempre coincidono. Imposta tipo distanza di guida, intervallo cumulativa, quindi a seconda delle tappe o meno, delle curve o meno. Indicazioni vocali della navigazione, sono silenziate quando ci avviciniamo alla destinazione. Informazioni sulla frontiera, attivate. E poi anche mostra panoramiche del percorso quando siamo in sosta e impostazioni delle destinazioni precedenti per salvarle, salva anche date e ora, mostra destinazioni precedenti all'avvio oppure delle destinazioni suggerite. È un po' simile a come fa Google Maps ad esempio. Avvisi, avviso di autovelox attivato o disattivato, vediamo attivandolo. Non è consentito in tutti i paesi, bisogna informarsi, ma con le sue impostazioni abbiamo anche l'avviso in base al limite di velocità. Disattiviamolo, tanto abbiamo Google Maps. Mappa, abbiamo la modalità della mappa, 3D, 2D, come abbiamo visto, con gli edifici in 3D attivati anche con lo zoom automatico o manuale. Dimensioni del carattere mappa grande o medio.
noi lo lasciamo su medio perché è quello che si confà meglio alle nostre abitudini, il colore del simbolo del veicolo abbiamo in base alla modalità di guida oppure in base alle nostre preferenze cromatiche. Impostazioni dello zoom automatico, queste sono appunto le impostazioni quando siamo ad esempio tra i 20 e i 50 km/h, abbiamo una scala di 100 metri, insomma uno zoom, una visuale dall'alto di 100 metri di altitudine simulata e così via. Funzioni automatiche, il ritorno automatico dopo lo scorrimento, torna alla mappa è disattivato o anche temporizzato. Dati personali possono essere inseriti tramite USB e il satellite. Ricezione, ricerca, ci mostra tutto quanto, ci dà anche la nostra posizione con anche le coordinate e la quota dei satelliti. Quindi queste erano le impostazioni del navigatore, abbiamo poi ricerca, categorie di punti di interesse, destinazioni precedenti, le posizioni salvate, la navigazione diretta a un punto di assistenza Hyundai, Hyundai Live con le informazioni connesse, e poi tutto ciò per il percorso, per l'itinerario e le loro opzioni. Questi sono i preferiti che abbiamo già visto prima, ma qui appunto abbiamo delle shortcut in basso per andare ad impostare. Torniamo nella home. Telefono. Allora, attualmente non abbiamo nessun telefono collegato, ma domani iscrivetevi al nostro canale perché uscirà un video su come collegare il proprio telefono via Bluetooth a questa vettura. Abbiamo anche la proiezione del telefono tramite Android Auto ed Apple CarPlay, in memo vocale. Vediamo un po', facciamo una prova. Allora, possiamo registrare qui dalla redazione mobile di WeDrive, registriamo una nota vocale per provare un po' questo sistema. Andiamo a riprodurre il file. Possiamo registrare qui dalla redazione mobile di WeDrive, registriamo una nota vocale per provare un po' questo sistema. Ci può stare, non so effettivamente l'utilità di un sistema del genere, però tranquillamente non so, può tornare utile per chiunque, non lo so, ecco. Fatecelo sapere nei commenti se voi lo utilizzate, se ce l'avete nella vostra vettura. Se non sbaglio l'abbiamo anche trovato in un'auto sempre del gruppo Hyundai, dove dovrebbe essere la Hyundai Kona. Comunque, andiamo a clima. Qui abbiamo la finestra dedicata appunto alla climatizzazione, possiamo attivare il clima automatico, spegnerlo con il tasto off, oppure possiamo andare a driver only, quindi solamente se siamo da soli in macchina appunto, oppure spegnerlo, molto utile se effettivamente viaggiamo tanto ma siamo da soli, a non disperdere l'aria all'interno dell'abitacolo, ma ad averla solo dedicata a noi. Qualora accendessimo a modalità automatica possiamo anche abbassarla manualmente, possiamo anche sincronizzare il clima bizona, attivare il riscaldamento per quanto riguarda, abbiamo anche il riscaldamento dei sedili e del volante, attivare l'aria condizionata, impostare al minimo l'aria condizionata e impostare anche la direzione. Guardate un po', c'è tutto un rotore veramente tanto completo, ma in questo momento la spegniamo perché tanto alla fine fuori ci sono 12 gradi, si sta piuttosto bene. Abbiamo le impostazioni della climatizzazione, come ad esempio l'attivazione all'uso del liquido tergivetro, quindi con il ricircolo dell'aria, il tunnel, quindi la navigazione che dovrebbe essere il tunnel, e anche la deumidificazione automatica. Poi c'è il riscaldamento e la ventilazione anteriore per quanto riguarda i sedili e il volante, ma non solo. Scusate, torniamo in clima. C'è anche dedicata direttamente tramite l'infotainment al riscaldamento dei sedili posteriori. Sedili posteriori che hanno a disposizione non solo il riscaldamento appunto delle sedute, delle poltrone, ma anche le bocchette dedicate sui pannelli porta, quindi sul montante centrale, e anche due prese USB di ricarica. Torniamo indietro. Quindi queste erano le funzionalità di questo clima, gira la temperatura esterna. Ne abbiamo altre, abbiamo la ventilazione intelligente, l'antiappannamento automatico, collega impostazioni clima per la regolazione automatica, quindi il riscaldamento volante e la ventilazione dei sedili, ma appunto queste erano le impostazioni del clima. Riscaldamento e ventilazione, c'è una shortcut diretta impostata qui nella seconda pagina dell'infotainment, modalità parcheggiatore. Possiamo attivarlo tramite Blue Link. Cosa vuol dire? Se magari abbiamo delle destinazioni con dei dati sensibili, quindi casa, lavoro, e non vogliamo farle sapere magari ad un ospite che guida la nostra vettura o anche ad un parcheggiatore, quindi un valet di un ristorante o di un hotel, se magari siamo una personalità importante, un politico, un magistrato o quant'altro, tutto quello che volete, o se semplicemente per la vostra personale privacy volete che le vostre informazioni rimangano esclusivamente vostre, può essere attivata la modalità parcheggiatore, che quindi nasconde certi tipi di informazioni o probabilmente le attiva tramite un codice PIN. Abbiamo la modalità silenziosa. Radio e multimedia sono riprodotti solo nei sedili anteriori con volume limitato a 25. Attivandolo appunto non disturberemo chi magari siede dietro e si trova magari durante una call di lavoro o magari sta riposando, magari un bambino in un seggiolino.
o comunque una persona che magari ha 27 anni come me e quando si trova in viaggio e non deve guidare, dorme per tutta la durata del viaggio, ma al di là di tutto. Andiamo a Bluelink, appunto abbiamo le informazioni connesse di questa vettura come calendario, meteo, informazioni, notizie sullo sport, diagnostica del veicolo, quindi stiamo verificando e abbiamo tutto quanto normale con controllo del veicolo, pressione pneumatici, assistenza conducente, servosterzo elettrico, controllo del motore, gestione batteria, controllo airbag, freni e sospensioni. Insomma, abbiamo una diagnostica totale, veramente ottima. Bluelink impostazioni, possiamo attivare il servizio che è attivato, informazioni sul modem, codice di verifica, guida all'attivazione di Bluelink, modalità offline per attivarla o disattivarla, condizioni d'uso per leggerle, informativa sulla privacy e anche la disattivazione di Bluelink. Torniamo indietro. Abbiamo la succosissima pagina, come sempre, delle impostazioni, veicolo, assistenza al conducente, quindi qui abbiamo la finestra dedicata agli ADAS, comfort di guida, abbiamo quindi l'HDA, quindi l'assistenza alla guida in autostrada, Highway Driver Assistance, Driving Assistance, insomma, sull'autostrada, cambio automatico di velocità in autostrada in base ai dati di navigazione. Quindi il primo era quello che andava a centrare diciamo, la guida all'interno delle linee della corsia, quindi il mantenimento del volante, dello sterzo, insomma. Limite di velocità, tolleranza ai limiti di velocità 0 km/h, possiamo avere un avviso al limite, il momento di avviso normale o un po' più ritardato, il volume dell'avviso alto, medio, con delle priorità e anche retromarcia, c'è anche un avviso tattile, vediamo in cosa consiste, vibra il volante per quanto riguarda ad esempio i sistemi di sicurezza anteriore con la distanza dal veicolo che ci precede, driver attention warning, quindi sistema di avviso di rilevamento della stanchezza con anche l'avviso di antisbandamento attivo, la sicurezza anteriore, quindi l'emissione di un avviso del controllo del veicolo con una frenata, solo avviso off, l'assistenza in corsia, la sicurezza dei punti ciechi, la sicurezza di parcheggio. Anzi, già che siamo qui, quindi qui c'è l'attivazione automatica del monitoraggio surround, il parcheggio automatico quando rileviamo un parcheggio, l'assistenza posteriore attiva, solo avviso posteriore off, ma appunto già che siamo qui vi accendo la telecamera, vi faccio vedere, abbiamo la telecamera posteriore, con una visuale anche, non solo fisheye ma anche direttamente zenitale, e con i due angoli, se magari abbiamo dei paletti, possiamo anche andare con uno zoom a modificare la visuale a 360, simulato ovviamente con le 4 telecamere, 2 laterali, una anteriore e una posteriore. Se invece da park, appunto, ora sto in reverse, mettessi in drive in manovra, possiamo avere un'immagine della telecamera anteriore, anche qui solo del zenitale, fisheye o delle estremità della vettura, abbiamo accesso a quella posteriore, ma anche a una visuale completa, guardate un po', sempre con una simulazione, rimetto in park, ma sempre con una simulazione possiamo andare a vedere la vettura in 3D e possiamo veramente muoverci senza limiti. Altre vetture danno la possibilità di muoversi solamente su una circonferenza preimpostata, qui invece abbiamo il controllo totale, possiamo spostarci in alto, in basso, da qualunque prospettiva e angolazione per vedere effettivamente ciò che c'è intorno alla vettura. Se io sterzo, tra l'altro, guardate un po', le ruote sterzano con me, se io metto in reverse l'auto proprio simula uno spostamento, vedete si muove, interessantissimo, rimettiamo in park e sempre per la retrocamera abbiamo anche le impostazioni, avviso di distanza di parcheggio, linee del parcheggio dall'alto e linee del parcheggio da dietro, tutto quanto attivabile, molto interessante. Sempre nelle impostazioni del veicolo, quindi abbiamo visto tutti quanti gli ADAS, erano l'elenco che vi ho fatto vedere, abbiamo anche una temporizzazione con un ritardo dell'avviso del conducente, un avviso acustico, un avviso attivo. Modalità di guida, modalità frenata è normal, ma può essere anche impostata su sport per una guida un po' più dinamica, e la climatizzazione in eco attivata. Display frontale, qui abbiamo le, come si dice, le visualizzazioni per quanto riguarda l'head-up display, la realtà aumentata con la distanza dal veicolo che ci precede, i limiti di velocità, o anche una modalità standard. O possiamo anche disabilitare l'head-up display, possiamo adattarlo, infatti in questo momento io lo voglio un po' alzare in base alla mia posizione di guida, ma lo possiamo anche ruotare, luminosità fino a 20, ma noi lo lasciamo su 15 perché è più che sufficiente, calibrazione per la realtà aumentata, ok, ci fa vedere effettivamente le svolte, è un sistema interessantissimo,
e può essere calibrata a sinistra e a destra. Seleziona i contenuti, svolta per svolta, in base al navigatore, informazioni su comfort di guida, quindi gli ADAS, e informazioni anche sull'angolo morto, utilissime, quindi l'occhio va sempre meno a posarsi sullo schermo dietro il volante e sempre più sulla strada, per avere sempre la massima attenzione. Torniamo indietro, cruscotto. Questo è appunto il display dietro il volante, abbiamo la sua luminosità, le impostazioni della telecamera, che abbiamo visto prima, il filtro luce blu per aumentare o diminuire la stanchezza, con questo lo possiamo attivare, metterlo in automatico o temporizzarlo, e qui abbiamo anche regolazione di colore e rapporto per quanto riguarda lo schermo. Clima, abbiamo le impostazioni relative al ricircolo dell'aria, alla ventilazione automatica, quelle funzioni che abbiamo visto quindi in precedenza. Sedile, funzioni di riscaldamento e ventilazione, collega impostazioni del clima per regolarle automaticamente. Luci, abbiamo luci ambientali con la loro luminosità e anche il colore, che può essere blu ghiaccio, ma noi lo mettiamo verde orchidea, ad esempio. Sicuramente di sera lo vedremo meglio. Possiamo collegarlo alle modalità di guida e possiamo oscurarlo al buio. Torniamo indietro, freccia One Touch, 3, 5, 7 lampeggi off, funzione di benvenuto degli specchietti che allo sblocco delle portiere e all'avvicinarsi del conducente si aprono, ritardo spegnimento fari, HBA, quindi sarebbe l'assistenza agli abbaglianti in autostrada e non solo. Sportello, blocco automatico in velocità, sblocco automatico quando mettiamo in park, sblocco all'avvicinarsi, e il bagagliaio elettrico può essere utilizzato, appunto il pulsante del portellone può essere utilizzato per aprire o chiudere automaticamente il portellone. Comfort, allarme del passeggero posteriore sempre attivo ragazzi, attiva anche la ricarica wireless e le informazioni sull'intervallo di manutenzione. Queste erano le impostazioni del veicolo. Andiamo alle impostazioni della vettura, appunto, EV, per quanto riguarda appunto la vettura, il veicolo elettrico, ma le abbiamo già viste prima, quindi non serve tornarci. Impostazioni della navigazione, come sopra, le abbiamo già viste prima. Poi abbiamo le impostazioni del suono. Ecco, togliamo finalmente il beep. Il volume compensato in base alla velocità, limitazione del volume d'avvio del sistema, posizione, possiamo modificare all'interno con bilanciamento e fading l'impianto Bose come suona all'interno della vettura, possiamo andare a regolare un equalizzatore secondo alti, medi e bassi e accentrarlo con questo pulsante, le indicazioni di guida, ma le abbiamo già viste prima, ma qui sono insomma un po' più specifiche con il beep, la navigazione vocale, gli effetti audio di navigazione, il riconoscimento vocale, insomma sono tantissime, come se fosse un telefono praticamente, anzi sono più regolabili queste che non quelle di uno smartphone che viene utilizzato ormai molto poco per le chiamate e molto di più per l'intrattenimento, ma vabbè. Indicazioni vocali di navigazione, avvisi di navigazione, navigazione durante le chiamate, insomma tutte queste impostazioni molto specifiche per i suoni. Controllo fruscio per la radio FM, assistenza del conducente, con tutte queste priorità, anche disattivabili. Per quanto riguarda i dispositivi connessi, l'audio per Android Auto e Apple CarPlay, e basta. Torniamo indietro. Impostazioni per la connessione di un dispositivo, quelle le vedremo domani. Profilo, qui ci sono le impostazioni, ma le abbiamo viste all'inizio. Per esempio, se io vado al conducente, possiamo modificare queste impostazioni qui o cambiare l'utente. Riconoscimento vocale, attivare o disattivare il riconoscimento vocale online, comandi vocali, possiamo anche ridurli. Tema e layout, abbiamo il bianco, ce l'abbiamo anche nero, può essere automatico, in base alla luce notturno o diurna lo lasciamo su bianco, e anche il tempo previsto per un orario che noi impostiamo. Salva schermo, nessuno, orologio digitale, vediamo schermo off come cambia, guardate un po' che bello, riprende un po' i fari a pixel esterni, e l'orologio analogico. Eccolo qui, molto elegante, quasi come se fosse un'auto svedese, diciamo. Mi fa pensare più che altro a un'auto svedese, anzi lo lasciamo in digitale. Split screen, ciò che ci viene apparso nello split screen appunto, è il tema del quadro in base alle modalità di guida, oppure tema A, tema B o tema C, che sono praticamente le stesse, ma noi lo mettiamo in base alle modalità di guida e ve le faccio vedere a brevissimo. Torniamo indietro. Display, luminosità automatica, ciò che abbiamo visto prima, insomma. Pulsante, possiamo personalizzare il tasto con la stellina per andare un po' a raggiungere con una shortcut qualche personalizzazione, quindi sia sull'infotainment sia sul volante abbiamo questo tipo di pulsante, e anche i pulsanti con le freccette per andare a modificare la stazione radio, e anche la manopola volume o tune. Torniamo indietro. Blue Link, le impostazioni le abbiamo viste prima.
generali, che sono le impostazioni dell'infotainment, quindi le informazioni e l'aggiornamento del software, le informazioni di sistema, data e ora, in base al GPS o manualmente, la lingua, guardate quante sono, ma noi la lasciamo assolutamente in italiano, la tastiera, latina, cirillica, coreana o predefinita, l'unità di misura per quanto riguarda distanza e velocità in chilometri o miglia, temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit, il consumo di energia in chilometri per kilowattora o kilowattora su 100 km, la pressione degli pneumatici in PSI, kilopascal o bar, impostazioni dei media e le impostazioni predefinite. Quindi queste erano le impostazioni generali. Torniamo indietro, seconda e ultima pagina, la radio, che non avevamo effettivamente ancora visto. Andiamo avanti e indietro sulle stazioni, con questo cambiamo da AM o a DAB FM, aggiungiamo alla lista la stazione ai preferiti, lista stazioni con tutte le stazioni disponibili, possiamo andare anche a stazione o tipo di programma, se magari vogliamo ascoltare solo musica o solo notiziari. Qui ci esce appunto il logo e il nome della radio, qui la musica attualmente tramite la radio digitale, qui in basso usciranno i preferiti. Anzi, per esempio, andiamo a selezionare, io voglio andare su DJ, quante stazioni con la DAB, mamma mia ragazzi, andiamo su 30 songs. Con la stellina lo impostiamo nei preferiti, quindi posso andare da Radio 2 a DJ 30 songs. Torniamo indietro, qui siamo sulla radio. Andando a multimedia possiamo andare ad aprire altri sistemi, quindi non solo DAB, FM o AM, ma anche il Bluetooth, musica o video tramite una chiavetta USB, connettività tramite Android Auto e Apple CarPlay, ma anche i suoni della natura, come abbiamo imparato a conoscerli durante le nostre prove con le auto precedenti del gruppo Hyundai, quindi onde del mare calmo, giornata di pioggia, caffè all'aperto, caminetto acceso, e appunto i miei due preferiti sono caminetto acceso e paese innevato. La primissima, tra l'altro, è anche foresta vivace, con le cicale e quant'altro. Lo stoppiamo, torniamo indietro, Hyundai Live con le informazioni connesse relativamente a parcheggi, stazioni di ricarica e informazioni sul traffico. Infine, centro notifiche, non ce n'è nessuna, e il manuale per andare un po' a scoprire tramite lo smartphone col QR code il manuale appunto di questa vettura, ma adesso scopriamo lo schermo davanti ai miei occhi. Appunto, qui ci sono i pulsanti per andare a controllarlo, questo schermo da 12,3 pollici. Abbiamo il comando vocali, le modalità per passare da audio Bluetooth alla radio o all'Apple CarPlay ai suoni della natura, le telefonate, la cornetta, il volume, su e giù, ma anche per metterlo in muto con una pressione, e con questo possiamo passare tramite i vari, per esempio, i suoni della natura. Mettiamo in muto, con questo è il pulsante personalizzabile. Drive Mode abbiamo, premendolo, la personalizzazione dello schermo, quindi siamo in eco, anzi eravamo in normal, passiamo in sport, in eco, e di nuovo in normal. Lasciamolo in normal, vi faccio vedere il layout di questo schermo. Abbiamo riconoscimento dei limiti di velocità, la marcia inserita, qui sopra delle finestre che andranno a cambiare, ora ve le mostro. Qui in alto possiamo attivare anche il mantenimento di corsia con lo specifico pulsante sul volante, quindi il centro della corsia o semplicemente il mantenimento in base alle linee. Abbiamo sulla sinistra il tachimetro, sulla destra l'autonomia rimanente, ma anche l'utilizzo dell'acceleratore, quindi fase di charge fase di charge per quanto riguarda la ricarica rigenerativa, la frenata rigenerativa, oppure fase di power l'utilizzo. Al centro le informazioni che ora vi mostro, e in basso abbiamo percentuale batteria, ready, quindi il motore è pronto a partire, la cintura di sicurezza che attualmente non ho indossata perché siamo fermi in un parcheggio, il livello di frenata rigenerativa modificabile con i pedal, guardate un po'. Ok, dobbiamo essere in marcia per cambiarla, ma va bene, sono 3 livelli più la modalità iPedal, che è quella senza utilizzare il freno, ma semplicemente andando ad alzare il piede dall'acceleratore. In basso temperatura esterna, consumi medi, media dei consumi, chilometri fatti totali e contachilometri, e attivazione di questo simbolino rosso appunto del freno di stazionamento. Ma con queste freccette qui in primis abbiamo la possibilità di attivare il mantenimento di corsia, con questo la distanza dal veicolo che ci precede, andare a settare il cruise control e il limitatore anche tramite l'attivazione di questo pulsante, con questo invece attiviamo appunto la velocità. Con questo pulsante qui modifichiamo la vista. Come vedete possiamo passare, ecco, partendo dall'inizio, dagli ADAS, quindi se teniamo premuto su OK, ci apre sullo schermo quelle che sono quella che è la finestra dedicata agli ADAS. Poi cambiamo, andiamo al trip, le informazioni del trip che possiamo modificare con le informazioni cumulative, info di guida, info dopo l'ultima ricarica. Poi la bussola,
E infine le informazioni, visualizzazione in marcia della pressione pneumatici e anche l'utilizzo della carica della batteria attraverso il motore elettrico e anche, come vedete, le ruote cambiano la loro inclinazione, la loro direzione in base a come giro il volante. Una tecnologia di bordo veramente tanto completa, fateci sapere cosa ne pensate, se avete domande, chiarimenti, suggerimenti, qui sotto nei commenti, quante rime sto facendo. Se questo video vi è piaciuto, vi è tornato utile per scoprire la tecnologia della vostra Hyundai Ioniq 5, fatelo sapere anche con un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, cliccate sul campanello per non perdervi tutti i nostri prossimi contenuti e inoltre seguiteci su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente, ma anche sul nostro sito web, trovarci è semplicissimo perché siamo dovunque, ci chiamiamo WeDrive.tv.